Buongiorno a tutti, gentile Presidente del Senato, signor Presidente della Camera dei Deputati, signor Presidente della Corte Costituzionale, autorità, signori partecipanti, signore, signori. L'economia italiana si sta rafforzando, prosegue il recupero dell'occupazione, sono state eliminate fonti di rischio sistemico nel settore bancario, il consolidamento dei risultati raggiunti, il conseguimento di ulteriori progressi, la rimozione delle fragilità strutturali richiedono di procedere lungo il percorso di riforma avviato. Bisogna continuare a rispondere con determinazione ai cambiamenti indotti dalla globalizzazione, dall'innovazione tecnologica, dalla demografia. La difesa del risparmio, necessario per sostenere la crescita economica, presuppone condizioni ordinate sui mercati finanziari. Queste dipendono dalla credibilità delle politiche volte a rinnovare la struttura dell'economia, ad accrescere la produttività, a mantenere sotto controllo la dinamica del debito pubblico. Ai rischi connessi con l'indebolimento della cooperazione internazionale di ordine sia geopolitico sia economico e commerciale si aggiungono esitazioni sul fronte della costruzione europea e tensioni gravi nel nostro Paese. L'Italia deve essere una presenza autorevole nel dibattito sulla ridefinizione degli assetti normativi e istituzionali dell'Unione Europea, presenza ancora più importante nell'attuale fase di grandi trasformazioni sociali, economiche e finanziarie. Su questi temi si concentreranno oggi le mie riflessioni, che come sempre si avvalgono delle analisi contenute nella relazione economica e nelle altre pubblicazioni dedicate a temi di economia e finanza, di vigilanza e regolamentazione, frutto dell'impegno di tutte le persone che lavorano in Banca d'Italia, con professionalità e dedizione. A loro va il mio ringraziamento personale insieme con quelli del Direttorio e del Consiglio Superiore. Per la presentazione del bilancio e per l'analisi della gestione dell'attività della Banca d'Italia rinvio alle due apposite relazioni, la prima pubblicata il 29 marzo in occasione dell'Assemblea dei partecipanti, la seconda diffusa oggi. Un nuovo volume sulle funzioni dell'Istituto si aggiunge agli altri strumenti che utilizziamo per dare conto del nostro operato. Nel 2017 la crescita dell'economia mondiale è stata vigorosa, prossima al 4%. Ha riflesso una generalizzata accelerazione degli investimenti e del commercio internazionale, che ha ripreso ad aumentare più del prodotto. L'espansione dell'attività economica si è diffusa a tutti i maggiori paesi. Dovrebbe rimanere robusta nel futuro prossimo. Non mancano tuttavia i rischi. L'introduzione di misure di protezione commerciale e le possibili ritorsioni avrebbero gravi ripercussioni sull'attività produttiva mondiale. La stessa situazione di incertezza prodotta da dichiarazioni e annunci che prefigurano involuzioni protezionistiche influisce negativamente sui piani di investimento delle imprese attive sui mercati internazionali. Vi contribuisce il confronto tra chi preferirebbe un sistema di scambi basato su accordi bilaterali e chi sottolinea l'importanza di preservare le regole globali sul commercio, che hanno sostenuto l'integrazione e lo sviluppo economico degli ultimi decenni. Rischi ulteriori sono associati all'elevato livello del debito mondiale, privato e pubblico, che nel terzo trimestre del 2017 ha raggiunto il 245% del prodotto, 35 punti in più che alla fine del 2007. L'incremento è stato particolarmente accentuato nelle economie emergenti, dove una parte rilevante del debito delle imprese è denominata in valuta estera. Rialzi inattesi dei rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti, legati anche ai possibili effetti di una politica di bilancio eccessivamente espansiva e marcate fluttuazioni dei tassi di cambio, potrebbero generare gravi tensioni sui mercati del capitale. Nell'area dell'euro, la crescita del prodotto prosegue a un ritmo apprezzabile. Nel 2017 è stata pari al 2,4%. Vi ha contribuito con il rafforzamento delle esportazioni, la tenuta di consumi e investimenti che hanno continuato a beneficiare dell'aumento dell'occupazione e delle vantaggiose condizioni di finanziamento.
Nonostante i segnali di rallentamento emersi nei primi mesi di quest'anno, le prospettive restano favorevoli. L'inflazione si sta riportando verso valori coerenti con l'obiettivo di stabilità dei prezzi, definito, come è noto, da un tasso di crescita vicino al 2% annuo da mantenersi in modo durevole in un orizzonte di medio periodo. L'inflazione di fondo, che esclude i beni alimentari ed energetici, resta debole. Il suo rafforzamento richiede un pieno recupero delle aspettative di inflazione e il riassorbimento della disoccupazione che in alcuni paesi ancora frena l'aumento dei salari. La normalizzazione delle condizioni monetarie nell'area dell'euro rifletterà il progressivo consolidamento dell'attività economica e delle prospettive dei prezzi. Questo legame renderà più facile assorbire futuri rialzi dei tassi. La necessità di un atteggiamento cauto è avvalorata anche da risultati positivi in termini di crescita e di inflazione ottenuti negli Stati Uniti dalla Riserva federale, dove alla politica monetaria espansiva sta facendo seguito un processo di normalizzazione molto graduale. L'economia italiana oggi è in recupero. La crescita del prodotto si è irrobustita lo scorso anno portandosi all'1,5%, più di quanto atteso dai principali previsori. È stata sospinta in misura ancora rilevante dalle politiche macroeconomiche, ma è in aumento la sua capacità di autosostenersi. La domanda ha riflesso il buon andamento dei consumi e soprattutto degli investimenti, aumentati del 3,8%, ma ancora lontani dai livelli precedenti la crisi. Il rafforzamento dell'accumulazione di capitale, mancata nei primi anni della fase espansiva, pone le basi per il proseguimento della crescita. Gli investimenti in beni strumentali hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali, degli incentivi per l'innovazione tecnologica, delle favorevoli condizioni di finanziamento e del progressivo miglioramento della fiducia delle imprese sulle prospettive della domanda. Alla crescita dei consumi ha contribuito quella dell'occupazione, stimolata dalle misure di sostegno della domanda di lavoro. Nonostante l'aumento della partecipazione al lavoro indotto dal miglioramento delle prospettive di impiego, la disoccupazione è scesa dal picco di poco meno del 13% nel 2014 a circa l'11%. Le esportazioni si sono confermate un fattore trainante della crescita. Nel 2017 hanno registrato un'espansione del 5,4%, superiore a quella degli altri principali paesi dell'area dell'euro. L'aumento si è consolidato nel corso del secondo semestre dell'anno, nonostante il marcato apprezzamento del cambio occorso dalla primavera. È un segnale di recupero della capacità delle nostre imprese di competere sui mercati internazionali. Grazie soprattutto all'avanzo delle partite correnti, le passività nette dell'Italia sull'estero hanno continuato a diminuire, scendendo dal 23% del prodotto nel 2013 a meno del 7%. Questo dato si confronta con una posizione attiva netta verso l'estero del 60% in Germania e con una passiva del 20% in Francia e dell'80% in Spagna. Nei primi mesi del 2018 si sono osservati anche in Italia alcuni segnali di rallentamento dell'attività manifatturiera e un lieve calo degli indici di fiducia delle imprese. Nell'opinione prevalente si tratta di un indebolimento temporaneo. La produzione industriale avrebbe parzialmente recuperato da marzo. Uno scenario di crescita moderata e di inflazione in graduale aumento resta il più probabile. I rischi al ribasso sono però aumentati anche in relazione agli sviluppi del quadro internazionale. Preservare la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli investitori è condizione necessaria per il proseguimento della crescita dell'economia. Gli effetti di una politica monetaria meno espansiva sarebbero contenuti, anche grazie al basso indebitamento delle famiglie e alla riduzione di quello delle imprese, alla limitata esposizione degli intermediari finanziari alle conseguenze di un aumento dei tassi, all'elevata vita media residua del debito pubblico, oggi superiore a 7 anni. Ma è cruciale che le condizioni sui mercati finanziari si mantengano favorevoli.
La fase ciclica in cui si trova la nostra economia è diversa dalle precedenti. La crisi è stata molto più profonda e lunga di tutte quelle passate. La ripresa è più lenta che in altre occasioni. In 5 anni il prodotto ha recuperato solo la metà dei 9 punti percentuali persi durante la doppia recessione. Restano inutilizzati ampi margini di capacità produttiva e in particolare di forza lavoro. Vi sono però segnali di miglioramento. La riorganizzazione del tessuto produttivo, che si era avviata già prima della doppia recessione, si è intensificata anche per effetto della crisi. La capacità della nostra economia di impiegare risorse ed energie nelle iniziative più produttive, ancora bassa nel confronto internazionale, è in aumento. All'uscita dal mercato di molte aziende hanno fatto riscontro la nascita di imprese innovative e il rafforzamento di quelle che hanno saputo ricollocarsi su un sentiero di crescita. Queste dinamiche hanno in parte compensato le ripercussioni negative sulla produttività determinate dalla caduta degli investimenti durante gli anni di crisi. Gli effetti positivi della ricomposizione dell'attività verso le imprese più efficienti sono stati evidenti tra quelle esportatrici. Insieme con il recupero di competitività di prezzo, hanno consentito di arrestare la perdita di quote di mercato delle esportazioni italiane. Pur rimanendo contenute nel confronto internazionale, l'attività innovativa e l'adozione delle nuove tecnologie si sono rafforzate. La spesa per ricerca e sviluppo, ancora inferiore a quella degli altri principali paesi, è aumentata di quasi il 20% dal 2015, riflettendo la forte crescita della componente privata. I miglioramenti sul fronte dell'innovazione sono anche frutto delle misure che hanno interessato l'intera catena produttiva dal 2012. Particolare rilevanza hanno rivestito il sostegno alle start-up innovative, il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, l'iperammortamento degli investimenti in nuove tecnologie, l'introduzione di una tassazione favorevole per i redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti e di altre innovazioni. Gli incentivi fiscali volti a rendere più conveniente il ricorso al capitale di rischio hanno contribuito al rafforzamento patrimoniale delle imprese, accrescendone sia la capacità di assorbire perdite, sia quella di finanziare progetti innovativi e l'espansione dell'attività. Il mercato del lavoro è stato oggetto di profonde innovazioni. Le riforme hanno avuto nel complesso effetti positivi sull'andamento dell'occupazione. È aumentata la propensione delle imprese ad assumere lavoratori a tempo indeterminato, in particolare quelle più grandi. Resta però elevata la disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno e tra i giovani. I nuovi ammortizzatori sociali hanno accresciuto la copertura per i disoccupati senza generare eccessivi disincentivi alla ricerca di lavoro. Stentano invece a emergere gli effetti del nuovo regime di politiche attive. La quota di persone che beneficiano del sussidio di disoccupazione senza cercare attivamente un lavoro non è scesa. La lunga crisi ha accentuato il disagio sociale. Secondo i dati dell'Istat, negli ultimi 10 anni la quota delle famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta è quasi raddoppiata, giungendo a sfiorare il 7%. È più alta nel Mezzogiorno e soprattutto tra le famiglie in cui sono presenti stranieri. È peggiorata la posizione dei giovani rispetto a quella degli anziani. Le risorse rese disponibili con l'avvio del reddito di inclusione, uno strumento di reddito minimo, consentono di coprire circa il 40% delle famiglie in povertà assoluta. Nel procedere a un suo rafforzamento o all'adozione di altri provvedimenti, oltre a evitare di scoraggiare la ricerca di un lavoro regolare, bisognerà prestare attenzione alle conseguenze sui conti pubblici. L'intervento pubblico si svolge su 2 piani, tra loro complementari. Il primo riguarda gli aspetti normativi e regolamentari, l'organizzazione e la gestione delle amministrazioni. Il secondo, il reperimento e l'utilizzo delle risorse destinate alle infrastrutture, ai servizi pubblici e alle misure di natura ridistributiva, affinché possa contribuire efficacemente allo sviluppo del Paese e non finisca col metterne a repentaglio la stabilità finanziaria. Tale intervento deve essere svolto nella piena consapevolezza dei vincoli di bilancio.
Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano era pari a quasi il 132% del PIL. È un valore molto elevato rispetto al passato. Supera di oltre 50 punti percentuali quello medio del resto dell'area dell'euro. Costituisce un elemento di freno e la principale fonte di vulnerabilità per l'economia. Scoraggia gli investimenti aumentandone i costi di finanziamento e alimentando l'incertezza. Accresce il ricorso a forme di tassazione distorsiva, con effetti negativi sulla capacità di generare reddito, risparmiare e investire. Comprime i margini disponibili per politiche sociali e di stabilizzazione macroeconomica. Espone a crisi di fiducia, particolarmente pericolose quando, oltre a coprire il fabbisogno dell'anno, si devono rifinanziare ingenti importi di titoli in scadenza. In Italia si tratta complessivamente di circa 400 miliardi all'anno. La dinamica del rapporto tra debito e prodotto dipende essenzialmente dal saldo di bilancio primario, ossia la differenza tra entrate e spese pubbliche al netto di quella per interessi, e dal divario tra l'onere medio del debito e il tasso di crescita nominale dell'economia. Queste variabili si influenzano reciprocamente. In particolare, un peggioramento del saldo primario, anche solo atteso, può generare timori sulla solidità dei conti pubblici ed innalzare i costi di finanziamento per lo Stato. Dopo essersi ampliato marcatamente durante la crisi dei debiti sovrani, il differenziale tra onere medio e tasso di crescita è sceso intorno all'1%. Può diminuire ulteriormente nei prossimi anni grazie a una congiuntura ancora positiva. Se le tensioni degli ultimi giorni si riassorbiranno, anche il costo del debito si ridurrà, seppur leggermente, con il venire a scadenza di titoli collocati in passato a tassi più elevati di quelli di nuova emissione. Questo risultato sarebbe conseguito anche in presenza di una graduale normalizzazione della politica monetaria. Ma a questo fine la condizione essenziale è conservare la credibilità del processo di consolidamento dei conti pubblici. Il rapporto tra debito pubblico e PIL potrebbe tornare sotto il 100% nel giro di 10 anni se venisse gradualmente conseguito un avanzo primario tra il 3 e il 4% del prodotto, più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto al livello attuale e coerente con il sostanziale pareggio di bilancio al netto degli effetti ciclici. La discesa potrebbe essere più rapida se il miglioramento dell'avanzo primario, il consolidamento e la prosecuzione delle riforme strutturali sostenessero la crescita e abbattessero il premio per il rischio che grava sui rendimenti dei titoli pubblici italiani. Nel lungo periodo, il contenimento del disavanzo del debito poggia in larga misura sulla capacità della finanza pubblica di far fronte all'aumento della spesa sociale determinato dall'invecchiamento della popolazione, in particolare nella previdenza e nella sanità. Le riforme introdotte in passato rendono gestibile la dinamica della spesa pensionistica, hanno risposto alla necessità di tenere conto dell'allungamento della vita media nel definire il rapporto tra contributi versati e l'entità e la durata della pensione, hanno posto l'Italia in una posizione favorevole nel confronto internazionale. Sarebbe rischioso fare passi indietro. Interventi mirati, volti a ridurre specifiche rigidità, sono possibili. Alcuni sono già stati effettuati in passato, ma vanno sempre adeguatamente compensati in modo da assicurare l'equilibrio attuariale del sistema pensionistico. Nel modificare le regole di fondo che determinano le tendenze di lungo periodo della spesa pubblica va esercitata estrema prudenza. Gli indicatori di sostenibilità calcolati in sede europea sono recentemente peggiorati per l'Italia a causa della riduzione della crescita potenziale del prodotto prevista per i prossimi decenni, a sua volta dovuta anche al calo della popolazione attiva connesso con il ridimensionamento dei flussi migratori attesi. L'industria finanziaria internazionale è interessata da un vasto processo di trasformazione. Dalla fine dello scorso decennio il ruolo delle banche nel finanziamento dell'economia si è progressivamente ridotto.
È aumentato il peso del mercato dei capitali e di operatori non bancari che svolgono alcune funzioni tipiche della tradizionale intermediazione creditizia. La consistenza delle obbligazioni collocate sui mercati internazionali dai gruppi non finanziari è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni, raggiungendo nel 2017 i 6.500 miliardi di dollari. Alla fine del 2016 le attività degli intermediari non bancari erano pari a 160.000 miliardi di dollari, quasi la metà di quelle detenute dal complesso degli intermediari finanziari. Il rapido sviluppo della tecnologia sta aprendo i mercati del credito e dell'intermediazione alla concorrenza di nuovi operatori, sia nelle economie avanzate sia nei paesi emergenti. Già oggi numerose imprese cosiddette fintech offrono servizi innovativi e a basso costo nel comparto dei pagamenti elettronici, nella gestione del risparmio e nell'intermediazione mobiliare. Le maggiori imprese tecnologiche internazionali stanno inoltre facendo ingresso nel mondo del credito e della finanza. L'esperienza mostra che un settore finanziario diversificato, caratterizzato dalla presenza di molteplici canali di finanziamento e di operatori di diversa natura, può favorire gli investimenti e la crescita, può aumentare la resistenza dell'economia a eventi avversi. Negli Stati Uniti le imprese hanno reagito alle restrizioni del credito bancario causate dalla crisi finanziaria sostituendolo con emissioni obbligazionarie. Severità e durata della recessione ne sono risultate attenuate. Ma lo sviluppo dell'intermediazione non bancaria, se non adeguatamente controllato, può anche costituire una fonte di rischio. Le strategie dei gestori di fondi di grandi dimensioni possono avere impatti rilevanti sui prezzi e sulla liquidità degli strumenti oggetto di investimento. Le nuove tecnologie accrescono la produttività e ampliano le possibilità di scelta degli utenti, ma è necessario porre la dovuta attenzione alle possibili conseguenze negative. In un sistema ormai immerso nella tecnologia digitale, i danni causati dagli attacchi informatici possono trascendere la dimensione individuale e assumere rilevanza sistemica. Le banche centrali e gli organi di supervisione sono impegnati a fianco di altre autorità e degli intermediari nello sforzo di mantenere la sicurezza informatica del settore finanziario. Anche una diffusione non controllata di cosiddette criptoattività di natura digitale può comportare rischi per la protezione del consumatore e favorire attività illecite. In prospettiva può costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Le banche sono dotate di un grande patrimonio informativo sulle imprese. Possono utilizzarlo per innalzare barriere alla concorrenza di altri operatori in una sterile difesa delle proprie posizioni o valorizzarlo invece con lungimiranza per offrire nuovi servizi, volti anche a favorire il ricorso diretto al mercato da parte delle aziende. Ma occorre che essi adottino strategie incisive per affrontare le sfide poste dallo sviluppo della tecnologia, dalle pressioni concorrenziali, dai nuovi approcci alla regolamentazione e alla supervisione bancaria. Oltre a contenere le spese amministrative e il costo del personale, vanno diversificate le fonti di reddito. È una strada che si sta già percorrendo, lungo la quale si deve proseguire senza esitazioni. Il completamento delle riforme di Basilea 3 migliora la qualità delle regole, evitando che alcune banche usino i propri modelli interni per ridurre eccessivamente i requisiti di capitale, soprattutto sull'attività di negoziazione. Nelle nuove regole è compreso un alleggerimento dei requisiti relativi alle operazioni di credito con le piccole e medie imprese, che si aggiunge a quanto già previsto nella normativa europea. Tra le sfide vi sono anche quelle della correttezza sostanziale dei comportamenti nei confronti della clientela e del rispetto della legalità. In più casi, un'insufficiente attenzione ai profili di trasparenza e una difformità tra i prodotti collocati e le esigenze finanziarie dei sottoscrittori, gravi di per sé, hanno amplificato gli effetti delle crisi. Preservare la fiducia dei clienti è un dovere degli intermediari. È anche uno strumento per accrescere la capacità competitiva. È essenziale
per la sostenibilità delle strategie delle banche nel nuovo contesto operativo e di mercato. Il sistema ha mostrato un impegno crescente nell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Occorre proseguire in questa direzione per fronteggiare efficacemente i rischi posti dalla continua evoluzione della criminalità finanziaria che si avvale anche delle nuove tecnologie. Il calo della consistenza dei crediti deteriorati ha riflesso il forte aumento delle cessioni sul mercato secondario, agevolato dal favorevole contesto economico, per 35 miliardi nel 2017 a fronte di una media annua di 5 nel precedente quadriennio. Le vendite previste per quest'anno raggiungerebbero 65 miliardi per l'intero sistema bancario. Secondo i piani presentati lo scorso marzo al meccanismo di vigilanza unica, entro il 2020 i crediti deteriorati dei gruppi significativi italiani arriverebbero quasi a dimezzarsi rispetto ai livelli di fine 2017. L'incidenza sul totale dei prestiti al netto delle rettifiche di valore scenderebbe intorno al 4% per i gruppi significativi. Si stima che calerebbe al 5% per l'intero sistema. La redditività delle banche italiane è migliorata nel 2017. Al netto delle componenti straordinarie, il rendimento del capitale ha di poco superato il 4%, a fronte di un risultato negativo del 5,7% nel 2016. La tendenza è proseguita nel primo trimestre di quest'anno per i maggiori gruppi. Questi gruppi hanno registrato risultati reddituali nel complesso soddisfacenti grazie all'incremento delle commissioni e al contenimento dei costi. Diversi intermediari, tuttavia, hanno ancora una redditività insufficiente. La capacità di generare profitti delle banche di minori dimensioni risente della difficoltà di ampliare i ricavi e della più bassa efficienza operativa. Pesano inoltre perdite su crediti ancora elevate. Per le banche diverse da quelle di credito cooperativo, lo scorso anno il costo del rischio misurato dal rapporto tra il flusso di rettifiche e la consistenza media dei prestiti è stata di quasi 190 punti base, contro i circa 100 delle banche maggiori e 130 per le altre banche minori. Per un quarto di questi intermediari minori il tasso di rendimento del capitale proprio è stato negativo. Al recupero di redditività possono contribuire l'esternalizzazione di alcune funzioni, consorzi per la condivisione dei processi produttivi e per l'acquisto di beni e servizi, accordi per la commercializzazione dei prodotti finanziari e assicurativi, operazioni di concentrazione. Le piccole banche popolari potrebbero beneficiare, come in altri paesi, della realizzazione di un meccanismo di protezione istituzionale basato su accordi di sostegno reciproco in caso di difficoltà, con vantaggi nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Sarebbe un passo verso forme più strette di integrazione. Per un settore quale quello del credito cooperativo, procedere con operazioni di aggregazione è una necessità urgente. Nell'ultimo decennio la patrimonializzazione delle BCC ha risentito del basso flusso di autofinanziamento e dei vincoli normativi al ricorso al mercato dei capitali. Quando guardiamo al futuro del mondo, scorgiamo sempre rischi e opportunità. Non si può procedere con sicurezza se saranno i primi o le seconde a prevalere. Possiamo costruire scenari ipotizzando particolari tendenze e determinate azioni politiche, tenendo conto del gioco del caso. Sono chiari i rischi posti dal cambiamento tecnologico, dalle tendenze demografiche e migratorie, dalle potenziali guerre commerciali. Opportunità derivano anche in larga misura dalla tecnologia e dal suo stimolare e combinarsi con lo spirito imprenditoriale. Per coglierle servono politiche pubbliche appropriate che sappiano anche proteggere dai rischi. In questo quadro l'Italia ha le sue carte da giocare. Veniamo da un quarto di secolo di arretramento economico rispetto agli altri paesi avanzati, culminato in una doppia recessione che ha fatto danni paragonabili a quelli di una guerra. Ma ne stiamo laboriosamente venendo fuori. Stiamo riuscendo a scalfire quel blocco strutturale che impedisce al dinamismo delle imprese di esprimersi e diffondersi. I primi risultati dello sforzo collettivo compiuto sono oggi visibili.
La struttura produttiva sta lentamente cambiando, l'occupazione è in crescita, gli investimenti sono tornati ad aumentare segnalando una maggiore fiducia nel futuro. I conti con l'estero vanno bene e sono drasticamente calate le nostre passività nette. Le banche stanno superando le gravi difficoltà originate dall'economia reale. Una finanza pubblica più equilibrata ha consentito di indirizzare risorse a sostegno dell'economia, nei limiti ancora imposti dalla necessità di tenere sotto controllo il debito, da noi particolarmente elevato. L'orientamento eccezionalmente espansivo della politica monetaria, tesa a garantire la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro, sostiene gli sforzi del settore privato e di quello pubblico. Le scelte di finanza pubblica riguardano le imposte necessarie a finanziare la spesa e le modalità seguite nel rivolgere le risorse disponibili alla crescita e alla tutela dei deboli. La crisi grave che ci ha colpito ha accentuato da un lato il peso dell'imposizione fiscale e dall'altro i timori di chi ha un lavoro e le ansie di chi lo cerca. L'obiettivo finale della politica economica non può essere che quello di accrescere il reddito e il benessere di tutti. Un'economia che si impoverisce è più disuguale e infelice. Per conseguirlo va innalzato il potenziale di crescita, quindi la produttività del sistema. Se il settore pubblico si limitasse a fare nuovi debiti, senza operare per orientare in favore dello sviluppo la composizione del suo bilancio e le norme e i modi di funzionamento dell'economia, le conseguenze sarebbero gravi. Ma va ancora sottolineato che per ridurre il debito non vi sono scorciatoie. Gran parte del risparmio finanziario accumulato dagli italiani trova corrispondenza, diretta o indiretta, nei 2.300 miliardi del nostro debito pubblico. Se venisse messo a repentaglio il valore della loro ricchezza, reagirebbero fuggendo, cercando altrove riparo, e gli investitori stranieri sarebbero più rapidi. La crisi finanziaria che ne conseguirebbe farebbe fare al nostro Paese molti passi indietro, macchierebbe in modo indelebile la reputazione dell'Italia nel mondo. Non sono le regole europee il nostro vincolo, è la logica contabile, la logica economica. A essa è strettamente connesso l'obbligo che tutti abbiamo di non compromettere il futuro delle prossime generazioni. Accrescere il debito vuol dire accallare loro quello che oggi non si vuole pagare. Ridurre l'incidenza del debito pubblico e contemporaneamente sospingere l'attività economica è difficile, ma non impossibile. Il momento non è sfavorevole. È contenuta la distanza che ci separa dall'equilibrio di bilancio, che consentirebbe di innescare un circolo virtuoso tra minore costo del debito e crescita. È in miglioramento la competitività. Le condizioni finanziarie in Europa sono distese. Si possono gradualmente orientare le risorse verso gli usi più produttivi, aumentando gli investimenti pubblici e operando per la realizzazione di infrastrutture adeguate. I mezzi necessari vanno trovati con equilibrio e pazienza, tagliando le spese inutili e riconsiderando, semplificandola, la struttura complessiva dell'imposizione, senza pregiudizi nei confronti dell'aumento delle imposte meno distorsive. È uno sforzo da compiere in un contesto globale. Vi sono fenomeni da governare che hanno necessariamente una scala internazionale. L'integrazione economica, il progresso tecnologico, l'immigrazione, la finanza sono questioni che non possono essere gestite nei ristretti confini nazionali. Non ci può essere sviluppo nell'isolamento. Il destino dell'Italia è quello dell'Europa. Siamo parte di una grande area economica profondamente integrata, il cui sviluppo determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende. È importante che la voce dell'Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell'Unione Europea, ma tutti i paesi che ne fanno parte devono contribuire al suo progresso. Nei prossimi mesi saranno affrontate questioni di grande rilievo: la governance dell'Unione, il suo bilancio pluriennale, la revisione della regolamentazione finanziaria. L'Europa ha bisogno di rivedere gli strumenti esistenti e di crearne di nuovi, comuni, per affrontare gli shock economici e finanziari in un contesto in cui quelli nazionali sono deboli o indisponibili.
Dopo le riforme degli scorsi anni, ulteriori progressi sembrano al momento bloccati dalla preoccupazione per le vulnerabilità finanziarie pubbliche e private accumulate durante la crisi e dalla sfiducia reciproca. È una situazione difficile che possiamo superare ponendo le condizioni per compiere in futuro quei passi che oggi possono apparire impossibili. Si ricorda spesso che l'Unione Europea e l'area dell'euro non hanno un governo comune, ma proprio questo grande obiettivo ha animato la storia dell'Europa moderna. La sua lontananza non deve fiaccare la volontà di partecipare con vigore e da protagonisti al dialogo e agli approfondimenti dai quali dipende nei prossimi anni la prosperità dei cittadini europei. È a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo. Se è auspicabile che siano definiti con chiarezza e lungimiranza gli obiettivi e i progetti delle diverse forze politiche, non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie. E non per rigidità a livello europeo o minacce speculative, ma perché le nostre azioni, i nostri programmi forniscono i segnali che orientano l'allocazione delle risorse a livello nazionale e globale. Le norme entro cui operiamo possono essere discusse, criticate, vanno migliorate, ma non possiamo prescindere dai vincoli costituzionali, la tutela del risparmio, l'equilibrio dei conti, il rispetto dei trattati. Soprattutto bisogna avere sempre presente il rischio gravissimo di disperdere in poco tempo e con poche mosse il bene insostituibile della fiducia. La fiducia nella forza del nostro Paese, che al di là di meschine e squilibrate valutazioni, ma tenendo conto della necessità di colmare i nostri ritardi, è grande sul piano economico e su quello civile. La fiducia nella solidità del nostro risparmio, fondata sulla capacità di superare gli squilibri finanziari, economici e sociali. La fiducia nel nostro futuro, da non disperdere in azioni che non incidono sul potenziale di crescere dell'economia, ma rischiano di ridurlo. Ed è grave e non vi sono giustificazioni se non emotive per ciò che osserviamo oggi sui mercati. Perseverando tutti nello sforzo indispensabile di ammodernamento, potremo contribuire all'affermazione dei valori fondamentali del progetto europeo, tornare a uno sviluppo sostenuto, garantire il benessere e la pace delle generazioni future. Mai come oggi sono attuali le parole degli illustri governatori che mi hanno preceduto. Sta in noi. Grazie.